cosa. E, dato che ha molte ispirazioni, volevo chiedere che cosa, quale ispirazioni usasse per le illustrazioni del Silmarillion, perché ho notato che in un'opera in particolare che mi piace tanto, che mi ha colpito, che è l'incontro tra Arel ed Eol del Silmarillion, questa, diciamo, porta alla casa di Eol, e volevo chiedere se si era ispirato per caso alla chiesa di San Edward che sta in Inghilterra, per riportare appunto questa entrata che è sommersa dalle radici. Okay. Well, Julia has a question for you about the inspirations you may have in your artwork, and especially in an illustration in the Silmarillion. Sorry, qual è il lavoro che hai detto, Giulia? Scusami. L'incontro tra Arel ed Eol. Se si è ispirato? Sì, su cosa me lo ricordavo, non mi ricordavo qual era l'illustrazione. About the meeting between Arthur and Eol. If you took inspiration from the Church of Saint Edward in England. Oh, is that the church with the two trees flanking the door? Yes. I hadn't seen that photograph at that point. It just was, it was just a flight of fancy, a door in the middle of the woods, and just I made it up. Lui ha presente la chiesa e ha chiesto se era quella che dicevi appunto con gli alberi che si intrecciano. E ha detto che sì, lui ha visto delle fotografie, ma gli piaceva semplicemente l'idea e l'ha messa in opera così, senza un particolare riferimento a quello. Ho capito, e no, perché si dice anche che abbia ispirato Tolkien, anche Tolkien, quindi siccome era molto appunto bella e ricordava le atmosfere, quel tipo di atmosfera, allora pensavo insomma che fosse nata l'ispirazione da lì. Julia thought that you maybe took inspiration from there, also because probably Tolkien himself took inspiration from that church. We think he may have, yes. Okay. Allora, ritorniamo alle domande sui personaggi, perché Marco mi segue nella mia follia e chiede a Ted qual è il personaggio in cui si rispecchia maggiormente e perché. Okay, so Marco asks, in which character you can find some glimpse of yourself? I don't know. I mean, I relate to Frodo, but everybody does. He's the character that the reluctant hero. I tend to be detached from it. I don't really find that I'm kind of relating to the characters the way some do, or would adopt the personality of somebody. Sometimes my eyebrows do rival Gandalf's, I must say, though. Dice che non lo sa, forse Frodo, però un po' tutti si rispecchiano in Frodo alla fine. E lui non ha probabilmente un personaggio a cui si senta più affine, anche se a volte le sue sopracciglia possono ricordare quelle di Gandalf. No, questa non me l'aspettavo. Le sopracciglia di Gandalf, sono tutti con le sopracciglia di Gandalf comunque, una cosa che veramente, cioè è fantastico. Ecco, a proposito, che cosa ne pensa di Gandalf come personaggio? Io a volte lo trovo un po' rompiscatole, sta sempre in mezzo. So, Sarah is asking, what do you think about Gandalf? I don't know, what is there to say about Gandalf? He's he's the wise wizard, and
quite lovable, quite irritable at times. He's a wonderful character. What would it be without Gandalf? Dice che ma cosa si può dire di Gandalf? È un personaggio molto saggio, irritabile talvolta, dove però saremmo senza Gandalf? Sicuramente. Sembra quasi la descrizione di mia madre. Rompiscatole fino al midollo. No, dove saremmo senza la madre? I think that it seems to be the portrait of her mother. So sometimes boring, sometimes quite easily angry, or but where will we be without our mothers? Yeah. Ok, allora io sto guardando se ci sono altre domande, però no, non ce ne sono. Non ce ne sono altre. Non mi sembra. Ringraziamo Dama Arwen, ragazzi, perché mentre si sta godendo questa intervista sfoglia Silmarillion, illustrato da Ted, ovviamente. No, beata te, perché io il Silmarillion illustrato da Ted non lo tocco più perché ho paura di rovinarlo, cioè, quindi beata lei, veramente beata lei, perché è sacro quel Silmarillion, avete pazienza. Io quelli illustrati non li tocco mai, uso quelli, diciamo, da battaglia, quelli non illustrati. Sì, quindi comunque se voi non avete altre domande io qui non ne vedo. Possiamo andare avanti? Se avete altre domande, no? Altrimenti possiamo salutare Ted ringraziandolo immensamente a livelli all'infinito e oltre. Quindi saluto. Intanto possiamo temporeggiare, no Sara? Ma che temporeggi tu? Se tu hai delle domande magari falle invece di temporeggiare. No, io non ho domande. Allora penso, Benedetta, che possiamo ringraziare e salutare Ted tantissimo, perché veramente è stato gentilissimo con me fin dall'inizio, anche quando l'ho contattato la prima volta. Io non mi aspettavo tanta gentilezza sicuramente, però vedo che Alessia è spuntata prima con un'altra domanda. E aspetta un momento, chiede che tecnica usa per le sue illustrazioni e come ha imparato. Okay, so we have one last question, I think. And Alessia is asking, which technique do you use for your illustrations, and where did you learn it? Well, most of my technique is it's self-taught. I've just practiced and practiced. I have a natural gift. I mean, I was doing realist art way back in 1970. And I have the proof of that because some of my car paintings, which are the other side of my work, they had the date on the back of the painting, and so I just happen to know, ability to paint what I see, draw what I see. It's just definitely a natural talent and ability, and I use gouache, which a lot of people don't know about, but that's body color, water soluble, high realism, and very versatile. So I just I love the idea of just high realism, and I've developed techniques over the years with architectural rendering. It's just been practice rather than any kind of apprenticeship or anything, or being taught how to do things. It was more just like experimenting and practicing and experimenting and practicing, and just keep doing it. Lui dice che la maggior parte delle tecniche che ha imparato, che ha usato, le ha imparate da solo, e anche perché l'acqua, anche le altre tecniche comunque le ha imparate via via, continuando a sperimentare e senza mai smettere fondamentalmente di disegnare o appunto di sperimentare nuove cose, ecco. Thank you very much. You're welcome. Ragazzi, mi è scioccata un'altra domanda da Elena che le piacerebbe sapere qual è il pezzo che dopo 400 letture gli fa battere il cuore come la prima volta.
Okay. Well, Elena is asking which is the passage in the Silmarillion that make your heart beat still today. Oh, I'm sure the story of Luthien and Beren comes in at the top for me. Turin as well, but it's hard to remember which exact parts would be particularly special. Yeah, I don't know. I love all of the stories, of course. Yeah, I don't have one specific passage. Well, Luthien asking for Beren's release from death, that has to be one of the most beautiful spots. So che Elena sarà molto felice di questa risposta, perché dice che in primo luogo probabilmente la storia di Beren e Luthien, o anche la vicenda di Turin, anche se non saprebbe dire esattamente quale passaggio gli è restato più nel cuore. Probabilmente Luthien che chiede la liberazione dalla morte di Beren, ma è affezionato a tutte le storie, non saprebbe dire in particolare quale sia un passaggio solo che gli fa battere il cuore. Io, Benedetta, avrei una domanda. Mm-hmm. Ovviamente io oro Mandos e adoro anche come raffigurato. Vorrei sapere a cosa si è ispirato per raffigurare Mandos e soprattutto Luthien, cioè in quella foto il disegno praticamente viene riassunto tutto. Il pezzo clou del Sillion è lì, in quella figura in cui Luthien si inginocchia dinanzi a Mandos. So, Simone is asking in the illustration of Mandos and Luthien, from where you took inspiration. Well, I mean, the only illustration there is for that for me is a sketch. It's not a proper painting, and I would really look into the kind of imagery that would be best for it if I ever did do that particular subject. But it is one of the ones I would like to do. Lui dice che non è solo attraverso uno schizzo, quindi non c'è un'ispirazione vera e propria, è semplicemente come pensava che dovesse essere. Questa è anche una rispostona, ragazzi, sembra una cosa da niente, però è sentita. Anch'io a volte mi capita di avere queste intuizioni, no? In cui so che una cosa deve essere fatta in quel modo, non sai né perché né per come, però sai che deve essere così. Quindi questa è una delle tante risposte che ha dato, che mi è piaciuta veramente tanto, perché almeno a me personalmente capitano queste cose e mi rispecchia, poi non lo so. Comunque c'è anche una domanda da Marwen che mi rimprovera anche per i libri. Poi ti rispondo meglio da Marwen. Se puoi leggere la sua domanda, Benedetta, così penso che sia l'ultima. Ok, I think we have the very last one. The question is, did you confront about some illustrations with Alan Lee and John Howe, and what do you think about their vision and way of representation of Tolkien's world? Well, that's only a little question, isn't it? Questa è una domanda piccolina. Yeah, well, if you're asking about Unfinished Tales and how we decided which illustrations would be done, that was the editor's job. I did put in some that I thought were favorites of mine that I wanted to him, if there was a decision or it was either way, but all of us
put forward titles more than we would be able to do.